Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, la lettura di oggi è un po' diversa dal solito, andiamo a vedere come si evolverà il karma nei prossimi 3 mesi. Quindi non c'è un periodo del calendario specifico, ma semplicemente la lettura dura 3 mesi da quando la ascoltate. Ne ho già pubblicata una a gennaio, se volete andare a rivederla la trovate, mi pare che sia in due playlist in realtà, una è nell'oroscopo atemporale, scusate, nelle letture atemporali e l'altra dovrebbe essere negli oroscopi di gennaio. Va bene, andiamo a vedere che energia c'è a livello karmico per il prossimo trimestre per gli amici della Vergine. Il sole e il matto. Wow! Periodo creativo. Qualcosa potrebbe espandersi. Molto mi parla di figli, ragazzi, quindi potrebbe anche essere la famiglia che si espande. Potrebbero essere i progetti o semplicemente il vostro modo di porvi alla vita, il vostro modo di farvi vedere dagli altri, il modo di prendere la vita. È come se ci fosse una sorta di apertura. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, partiamo con un 2 di coppe, un 10 di coppe, un cavaliere di bastoni, diavolo, dieci di bastoni, imperatrice, e 4 di bastoni. Che interessante. Qui ho la sensazione che ci sia un karma familiare, ragazzi, legato ai figli, al mettere al mondo i figli proprio. E per qualcuno si parla di progetti. Adesso io dico spesso che la parola figli e la parola progetti può essere intercambiabile nelle letture di tarocchi, dipende dal tipo di realtà che state vivendo. Quindi che io parli di figli piuttosto che di progetti, sappiate che è un po' la stessa cosa in questo caso. Eh, allora, partiamo da questo 2 di coppe. Ci potrebbe essere una persona di interesse o potrebbe essere una questione, appunto, se fosse lavorativa, potrebbe essere anche un socio, un collega, anche un fratello o qualcuno con cui c'è un legame affettivo con la quale si potrebbe magari intraprendere questo percorso lavorativo. Però diciamo che io parlerò di figli perché è quello che mi vibra un po' di più. Ehm, e c'è anche un 10 di coppe. Io sento che qui il punto è un po' creare un'unione, creare un qualche cosa di solido, creare qualche cosa di completo. C'è anche poi questo diavolo, in effetti che pesa un pochettino. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 2 di coppe.
8 di bastoni e 2 di coppe. Sì, io sento che qualcuno ha iniziato o sta iniziando, o comunque è lì lì per iniziare, un qualche tipo di relazione, collaborazione. Potrebbe anche essere un incontro, ma considerato questo 8 di bastoni, sento una sorta di vortice intorno a questo incontro, intorno a questo personaggio. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Può essere una relazione amorosa, ragazzi, che arrivi abbastanza velocina. Il desiderio di creare una famiglia o il fatto che questa relazione vi faccia ritornare in mente o venire alla mente determinate cose rispetto alla famiglia. Interessante perché abbiamo il mondo e l'imperatrice ce l'abbiamo anche qui. La prima cosa che mi è arrivata è che uno dei due non vuole figli, o si potrebbe anche non essere proprio convinti del momento di questo progetto, o addirittura della persona con la quale ideare questo progetto, nonostante l'affinità sia tanta, come l'idea che qualcuno stia un po' pensando alla possibilità di espandersi con questa persona o con questo progetto. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. 5 di bastoni. Mm. E Re di Spade. Voglio andare a vedere anche il Diavolo. Asso di denari. E Re di bastoni. Stavo guardando queste carte, ragazzi, e qui ci potrebbe essere come una titubanza nel creare questa alleanza, questa famiglia, questo gruppo, questa unione per anche questioni di distanza, questioni di... ehm, sento che in qualche modo è legato al lavoro, cioè se vi dovete spostare per creare quest'unione, ho come l'idea che il lavoro che già avete, che la vita che già avete, dovrà subire una sorta di cambiamento e che quindi non sappiate se nel nuovo posto effettivamente ci possa essere una possibilità di sviluppo. Per qualcuno, ripeto, questa imperatrice al contrario la sento come una domanda verso se stessi, ma io voglio veramente un figlio, voglio veramente creare una famiglia con questa persona. Diciamo che sento che avrete un po' bisogno di mettere anche nero su bianco, se volete, i pro e i contro, perché qui con questo diavolo, allora, innanzitutto potrebbe non esserci così tanta autonomia economica ed è per quello che questa imperatrice ha a che vedere con il lavoro, secondo me, e quindi fare il passo potrebbe essere impegnativo. Qualcuno potrebbe aver paura di non riuscire più a gestire bene le proprie risorse, a gestire bene determinate cose. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Sento che comunque qui il punto è andare verso l'espansione, con queste due carte, perché qui abbiamo un asso di pentacoli e qui abbiamo il matto, come se dovesse iniziare qualcosa, e qui con il mondo c'è una chiusura di un ciclo. Adesso abbiamo di nuovo un 10, che è sempre una chiusura, di nuovo un asso, che è un inizio, e un altro 10 di bastoni con la forza. Quindi è come se ci fosse una sorta di movimento o un momento dove si decide, ok, inizio, mi lascio indietro quelle che sono le vecchie responsabilità, le preoccupazioni, i pesi, le aspettative e vado avanti con fiducia. Queste sono due carte di apertura del cuore, apertura verso il mondo esterno, sono carte di amore proprio e anche questa è una carta che mi richiama i figli, ok? Quindi vi dico, avete due volte l'imperatrice che richiamano la gravidanza, una, due, tre e quattro carte che richiamano i figli.
Quindi in qualche modo o è un progetto che vorresti ideare e state pensando per filo e per segno come fare, oppure avreste bisogno di pensare per filo e per segno come fare, come di mettere in piano, di mettere in atto un piano, una strategia, senza perdervi troppo nei dettagli, secondo me, però è giusto avere una sorta di programma su come muoversi perché le cose fluiscano al meglio, anche se e soprattutto se è un progetto lavorativo. Andiamo a vedere l'imperatrice, che è una carta bellissima perché 9 di bastoni o parla pa. Mi colpisce perché qui abbiamo l'imperatore, ma siccome sono tante, le rimetto dentro. E un 6 di pentacoli, beh, non male, non male. L'imperatrice, come vi dicevo, è una carta di abbondanza, di prosperità economica. Qui abbiamo anche un 6 di pentacoli che è una carta di contratti, è una carta di accordi, è una carta di nuovi scambi commerciali. Allora qui, ragazzi, ho come l'idea che semplicemente ci sia come un input verso la vostra espansione, che sia un'espansione romantica a livello di coppia, a livello di famiglia, a livello di bambini anche, che sia un'espansione a livello concreto, pratico, anche di ruolo. Mi parlano di maestre. Non lo so se per qualcuno risuona, io però quando sento qualcosa ve lo dico. Comunque c'è la possibilità, la prospettiva di contratti nuovi, di una nuova stabilità, di crescere sia monetariamente, sia che a livello di responsabilità, sia che a livello di potere personale. Il sole e 2 volte l'imperatrice sono carte di forte, forte, forte espansione. L'unica cosa, mi viene da dire, cercate di gestire un po' meglio la situazione, soprattutto se ci sono tante cose da fare, soprattutto se ci sono tanti particolari a cui pensare, può essere utile veramente fare uno schema, un programma, un elenco, un ordine di priorità. Mi sono un po' impaperata con la lingua. Un ordine di priorità. Perché il re di spade in questo momento ce l'avete girato al contrario e quindi è come se fosse un consiglio a fare le cose in modo più oculato, ordinato. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 8 di coppe, ma sì, ma infatti non avete bisogno di ridimensionare poi troppo. Una volta che riuscirete a lasciarvi indietro questi 2 10 di bastoni, che per voi possono rappresentare delle responsabilità piuttosto che dei pesi, delle aspettative, tutto quello che ho detto prima, inizierete a vedere la cosa da un altro punto di vista. Vi dico che il 4 di bastoni è una carta di forte, 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 forte stabilità, sia lavorativa che in questo caso parla di una coppia. Se fosse a livello lavorativo, qui rivedo la coppia comunque, che sia a livello romantico, a livello lavorativo, a livello di, non lo so, anche affettivo tra fratelli, che qui si tratti di sostenersi tra fratelli. Vedo che comunque si arriva ad un accordo proficuo che porta all'espansione, che porta alla stabilità. C'è sempre questo elemento spade che vi invita a fare sempre il punto della situazione con metodo, cioè non lo so, una volta alla settimana facciamo il punto della situazione, vediamo a che punto siamo, se abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo prefissati o cose per lo stile. Però comunque vedo un movimento energetico in questo trimestre che vi porta all'espansione, alla creazione proprio, al creare qualche cosa, sia a livello di figli, sia a livello di progetto, sia a livello di nuovo lavoro. Bene, andiamo a vedere con Osho che cosa vi dicono. Outsider e gli amanti. Tutto mi dice che lavorerete l'amor proprio, il vostro potere personale, la vostra espansione, la vostra prosperità. È un po' come riconoscere chi siete, difendere chi siete e creare alleanze proficue e in equilibrio. Vi ricordo che 6 di pentacoli è una carta di forte equilibrio. Qui abbiamo una carta che è un 4, una carta di stabilità. Tutti i numeri 4 sono carte di stabilità. I numeri pari in realtà sono numeri
diciamo che creano una sorta di armonia. Qui avete il 2, qui avete il 4 e sento che è un po' come se vi dicessero buttati, semina, butta quel seme, ok? Nonostante i condizionamenti mentali che comunque verranno lasciati indietro. Allora, quando c'è il diavolo si parla molto, cioè, quasi sempre, si parla di ego. E l'ego può anche essere quello che ci dice, per riuscire, per essere amato dagli altri, per riuscire ad essere accettato, devo mantenere quello standard. E invece questa è un'asticella che ci mettiamo noi, è un limite che ci mettiamo noi. Magari gli altri non frega niente e semplicemente togliendo quell'asticella ci diamo la possibilità di esprimere realmente noi stessi, la nostra arte, le nostre capacità, le nostre doti. Con l'imperatrice sono molto connesse tutto quello che è il cibo, tutto quello che sono le arti creative, quindi la pittura, la danza, la musica, e proprio il creare, il fare con le mani e il creare anche potere finanziario, ok? Andiamo a vedere ancora un koan. Qui comunque c'è un nuovo inizio che va subitissimo verso l'espansione, può anche essere un inizio bomba. E qui lo vediamo. E ripeto, potrebbe essere un figlio, potrebbe essere una nuova relazione, un nuovo lavoro, ma si tratta di elaborare chi siete veramente voi. Uscite fuori, uscite allo scoperto. Non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Bellissima anche questa. Non si tratta di capire che cosa è giusto o che cosa è sbagliato, qual è la verità o qual è la bugia. Semplicemente quella è l'informazione che c'è o che viene data. Se uno non pensa più che una cosa sia giusta o sbagliata, prende l'informazione come un dato scritto, senza giudizio. Che interessante, perché qui avete proprio la carta del diavolo che è quello, no? Ho ragione io, hai ragione tu, questo è giusto, questo è ingiusto, io voglio così. E non è tanto quello che si vuole o quello che non si vuole, quello che riteniamo giusto piuttosto che ingiusto, il punto è che le cose sono così. Boh. Va bene, amici della Vergine, spero che la lettura in qualche modo vi abbia ispirato, vi abbia fatto riflettere. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Per quello che riguarda i video o i temi trattati nella sezione degli abbonamenti, vi consiglio di andare a dare un'occhiata almeno ai titoli, perché i titoli si vedono. Sono le playlist che hanno la copertina lilla e sono tutte playlist che spiegano come lavorare su se stessi o spiegano teorie di metafisica per capire meglio come interagire con la Matrix, come diventare appunto padroni della propria realtà. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!